Ah, che bello stare seduti comodi qua, senpai. Qua abbiamo fatto un video tanto tempo fa. Qua abbiamo fatto i video quando ero con la spalla scassata. È vero. Ti ricordi che non potevo muovere il braccio Ci destro? siamo appoggiati, io mi ricordo tu avevi ancora la tazzina di tè. Sempre, quella Stai sempre. bevendo la tua tazzina di tè. Sempre. Ah, di nuovo! E ti preparavi a rompere qualcosa, ma non potevi perché c'avevi male alla spalla. La gomba alla spalla e poi è arrivata l'anca, tipo papam. Una dopo l'anca. Una dopo l'anca. Mamma mia, che, Una dopo l'anca. che brutto anno. Io Però oggi quei video erano belli. Sono venuti una bomba, la gente è piaciuta, la gente è sempre contenta. Quando c'è il Senpai Luigi mi chiedono: ma Erwin, altri video col Senpai, altri video. Sei diventato il supereroe preferito di tutti i ragazzi che praticano sport da combattimento e arti marziali. E questa è una bella cosa, eh? Questa è una bella cosa. Tutti vorrebbero rompere come il Senpai, No. ma pochi ci riescono. Non sono così forte, non sono un supereroe, sono uno come voi, uguale, tale uguale. Con un po' di capelli in meno, alcuni sono a mio livello, altri ne hanno di Intanto più. hai delle vene, delle ossa che io non ho nel mio corpo proprio. Quindi come noi bisogna vedere un attimino, un po' da rivedere sta cosa. Io oggi invece in questo video, senpai, finalmente registriamo un video che volevo fare da tanto tempo. Questo format l'ho portato inizialmente col maestro, con Sifu Gianluca Fumarola, in cui avevo fatto, non so se l'hai visto, maestro di Wing Chun reagisce alle scene di film, Ip Man, sì. ai film di Ip Man, e l'abbiamo fatto sui combattimenti, quindi su tutte le cose di combattimento di Ip Man. Oggi però voglio fare una cosa simile però diversa allo stesso tempo con te. Vediamo. Maestro di karate, in questo caso il Senpai Luigi, che reagisce ai film di Karate Kid. Ora, prima di partire, farti vedere le scene, mi sono preparato un tot di scene qua che ti farò vedere, sono già pronte per essere viste. Tu, il film di Karate Kid, l'hai visto? Mizzica, l'ho amato alla follia, ero bambino. A quei tempi praticavo Shotokan, se non ricordo male perché caro vecchio sono. Sì, bellissimo. Ecco, a me è una cosa che è piaciuta un sacco e infatti in questi video che ti farò vedere non mi interessa tanto la parte di combattimento, di stile. Sì, anche perché non c'è proprio. No, ma una cosa bellissima che hanno introdotto, che ha fatto appassionare le persone, è la parte filosofica. A me piace perché l'ho accostato molto alla tua figura comunque di maestro, che sei molto filosofico nelle cose che dici. Un po' di esperienza ho avuto nella vita. Oh cazzo, è bellissimo questa cosa, che non dai solamente la parte di karate, è un po' tutto, no? È un po' tutte le esperienze messe insieme. Non è solo combattimento, rompere, distruggere. Solo tecnico, solo per la vita. E quindi ho deciso di prendere un po' di scene molto filosofiche del maestro Miyagi, che ora ti farò vedere. Oltretutto non praticava karate. Ah, questo non lo so, quindi l'attore che fa Karate Kid, il maestro Miyagi era è un americano, perciò ma nato in America, lui sì, di origine giapponese, ma non era mai stato, se non ricordo male, neanche in Giappone, perciò non parlava il giapponese tutto, però e per le controfigure mi ricordo che usavano un maestro famosissimo negli Stati Uniti, lui giapponese, se non sbaglio il nome, Fumio Demura, che oltretutto si narra, sto facendo errori perché io non sono Senpai Bruno, perciò sparo minchiate. Lui parla di cose che sparo minchiate, perciò non cominciate, non sa niente, io non so niente. Si narra che fu lui a insegnare l'utilizzo del nunchaku, perché lui era anche un maestro di kobudo, perciò bastoni, nunchaku, a Bruce Lee. Già. E qua la trama si infittisce. Si narra. Vabbè, approfondiremo in seconda seduta poi queste cose. No, parlate con Bruno che non ne sono amici. Chiederemo al Senpai Bruno la prossima volta. Lo teniamo sveglio la prossima volta. Bravo. Di notte, a luna di notte, a parlare di Bruce Lee e di tutti gli aneddoti. E dei nunchaku e degli aneddoti riguardo al Kung Fu e tutte ste robe. Allora, mi sono preparato un tot di scene, Senpai. Sono in tutto 16, 18 scene totali. Tutti film. Sì, no, ma in realtà sono scene da 10-15 secondi che andiamo ad analizzarle una per una, no? Perché sai, c'è tutta poi questa cosa là, oltre alla filosofia marziale, no? Che usciva poi all'interno del film tramite questo filosofo del karate, il maestro Miyagi, anche poi tutta la sua interpretazione di karate, no? Quindi scene
tipiche che sono diventate proprio iconiche in tutto il mondo del cinema. Partiamo con la prima, senpai. Vediamo. Io prometto di insegnarti karate e questa è la mia parte. Tu prometti di imparare. Io dico, tu fai. Nessuna domanda. Questa è la tua parte. Qua mi è venuta in mente una cosa, no? Che volevo un po' andare a spulciare insieme a te. Un tempo i maestri erano molto criptici, no? nelle cose che facevano, e non si accettava neanche il diritto di replica. Non è proprio così, devi calcolare una cosa. O almeno così è stata. Anche questo messaggio è molto profondo, che può significare una cosa. Io te lo prendo come ragiono io con i ragazzi. I ragazzi tendono sempre ad avere autocritica. L'autocritica, quando hai una guida, è sbagliata. Perciò quando tu cominci a farti delle valutazioni, ad esempio se una cintura blu, una cintura gialla, ancora devi crescere un po' di più, cominci a negativizzarti. Allora non fare domande. Se io non ti dico niente, significa che va tutto bene. Ok. Capito? Va tutto bene, sono io che... Ma non... Perché poi si è esagerato con la figura del maestro, alcuni hanno esagerato. I veri maestri, io ho la fortuna di averne uno, il loro silenzio vale più di 100.000 parole e la loro parola vale più di 1 miliardo di parole. Significa che se arriva il momento che ha bisogno di parlarti, quello è il momento in cui lo devi ascoltare. Perciò è inutile che fai valutazioni tu. Parliamo di karate, perciò parliamo di una disciplina. Segui quello che dice il maestro, evita di fare di testa tua, evita perché? Perché io so dove devo cercare di portarti. Okay. Quando sarai su quella strada e la tua cintura avrà un livello, perché la cintura sono gli anni che passano, è l'evoluzione di quello che fai. Quando arrivi a quel punto lì, allora vedrai che quando hai degli allievi gli dirai: ascoltami, perché per ora ti sembra tutto strano, è normale, piano piano. Quello secondo me. Dall'altra parte però si è creato anche un altro problema, ovvero quello di non mettere mai in dubbio quello che dice il maestro. Ha portato anche un effetto collaterale, che è quello del maestro che sembra che deve sapere. Ovviamente se ti capita il maestro che sa le cose, tanto di cappello. Sì. Se ti capita il maestro che invece si improvvisa maestro, che fa l'istruttore, si improvvisa pure istruttore, dove sta la verità? Cosa devo fare? È giusto farmi delle domande? È giusto chiedere determinate cose? O ci va un po' di tempo? Io penso che il tempo serva sempre, sia che trovate una persona poco pulita, sia che trovate una persona veramente brava. Perché tante volte anche la persona veramente brava magari pecca in qualcosa di umanità, o viceversa la persona non preparata invece ha un'umanità molto alta, perciò è bello seguirlo, però quella strada vi porta a raccogliere noccioline e non a fare karate. Perciò è complicatissimo. Oggi come oggi abbiamo la fortuna di avere internet, perciò possiamo realmente scoprire. Fortuna barra sfortuna, io la direi, perché no, tanti si improvvisano medici su Google. No, bravissimi. Quindi... Perciò la cosa qual è? Se una persona dice che è medico, andate a controllare. Chiaro. Se dice che è medico, andate a controllare, non vi fermate al primo articolo perché magari l'ha scritto lui. Certo. Andate a cercare finché non siete certi, che è uguale, io direi, con i maestri. Perché un maestro, però c'è anche un altro ambito. Nella figura, chiamiamola, del maestro, cosa che io non sono, l'umanità gioca un ruolo importantissimo. Chiaro. Perciò che succede? Questa persona è meravigliosa, ma non ha mai fatto karate. Oppure questa persona umanamente fa schifo, caro, ma è un karateka da paura a livello tecnico, Allora, perché il karate si completa nell'umanità. Perciò Sosai, persona che io prendo sempre ad esempio, essendo il fondatore di Kyokushinkai, non era solo un karateka di livello non misurabile, ma era anche un uomo da profondissimo pensiero, e quella è una cosa, però quella è una cosa in più, perché tante volte io vado a praticare per imparare quella cosa, non per
La filosofia, sì. Secondo me se si completa è sempre meglio. Io ho sempre avuto figure molto carismatiche, molto umane. Mi piace ricordare il maestro Nicosia, i miei senpai, Giovanni Giambrone, Maurilio Sai, e poi il maestro dei maestri, Shan Vacchiucci. Perciò per me è facile legare la figura del maestro a delle figure iconiche. Però mi rendo conto che non è così ed è Non è complicato. facile. Però in quella frase lì io penso che il senso non sia stati zitto, che non ne capisci niente, sia il fatto di dire aspetta un attimo perché arriverà il tempo in cui dovrai insegnare tu e gli altri dovranno ascoltarti. Perciò è una responsabilità importante. Io mi prendo un impegno, però prenditi un impegno anche tu di imparare. Chiaro. Quello è bellissimo. Quando un formatore si trova un ragazzo, una ragazza che ha voglia di apprendere realmente, deve essere onesto. Perché se non è veramente una persona che conosce l'arte marziale, non l'ha studiata, se l'ha inventata, molto probabilmente rovinerà un sogno a una persona. Vero. E non penso, come dico sempre, che la 10, la 20, la 100 euro, la 1000 euro, 10.000 euro possa valere il sogno di una persona. Però è un pensiero mio. Bello, io sono no, fatto questa così. interpretazione mi interessava saperlo proprio perché, infatti, per chiedere, A chi non chiedere? al filosofo del Kyokushinkai, il senpai Luigi. Pure un filosofo. Perché io c'ho un un filosofo. Ya pure un filosofo. Perché io c'ho un'interpretazione più negativa, però mi è piaciuta questa tua che mi ha fatto Io sono ricredere. buono, lo mi sai. ha fatto ricredere sull'interpretazione che avevo io. Seconda scena, senpai. Vediamo. Let's go. Dai la cera, togli la cera. Il respiro lo prendi con il naso e lo emetti dalla bocca. Dai la cera, togli la cera. Non dimenticare il respiro, è molto importante. Ecco qua, scena più iconica in assoluto. Dai la cera, metti la cera. Si può dire che questo era l'inizio praticamente di un kata? Cioè, l'inizio di un kata all'interno del film già spiegava il concetto del kata. Ti faccio vedere un movimento, Sì. non ti spiego, tu Ripetilo cominci a tante farlo. volte e legalo alla respirazione. Io quello che sempre, perché io prendo spunto da quello che sento al mio maestro, è la respirazione è la cosa più complicata. In questo passaggio io voglio pensare che sia la ripetizione del movimento che fa poi la bellezza del movimento, l'efficacia del movimento. Un movimento che faccio una volta, il mio cervello, il mio corpo lo conoscerà per una volta. Se quel movimento l'ho fatto 1 milione di volte, lo conoscerà e lo farà per uno che l'ha fatto 1 milione di volte. Chiaro, vero? Perciò la ripetizione è la base delle arti marziali, ma penso sia la base di ogni disciplina sportiva. E vi dico un'altra cosa, anche nello studio, ai più piccoli, che so che ce ne tanti che mi seguono, non vi arrendete quando leggete una cosa e non la capite. Aspettate 5-10 secondi, spiegatelo anche alla mamma, alla maestra, aspettate 10 secondi, vi fermate, respirate, vi rilassate e lo rileggete da capo. Piano piano, quel concetto che non si riesce a formare troverà una via per arrivare a voi. Perciò non negativizzate il discorso di prima, non vi autocriticate, non lo capisco, sono scemo, no, siete persone stupende. Siete forza, siete vita, perciò datevi sempre buone parole, così vedrete che tutte le ripetizioni che farete vi faranno crescere sempre di più e allora sarà bello ripetere. Sai qual è il vero problema oggigiorno? È proprio la teoria, cioè proprio la filosofia del voglio tutto subito. Quindi quello porta a togliere determinate basi, come ad esempio uno entra in palestra, non ha più voglia di mettersi davanti allo specchio a far tecnica lo stesso colpo per un'ora, che tu dici cazzo ci vanno anni per tirare un jab come Floyd Mayweather, ci vanno 30 anni, chissà quello quante volte l'ha ripetuto quel jab. La gente pensa no, voglio già fare sparring, vuole già bruciarsi le tappe, no? E si perde anche un po' la magia del arrivare poi step by step a determinati obiettivi. Qui lo sapete qual è il problema di base? Io parlo sempre secondo me, poi magari sto sparando minchiate e lo dimostrerete sicuramente. Che ci dimentichiamo una cosa, che arrivare è quello che noi vediamo nei video, è come quando in un combattimento tu vai a cercare il KO. Non vai a guardarli, l'esperto non va, il KO non gliene frega niente. Come ha messo i piedi, come ha preso il tempo, come ha fatto la distanza, il lavoro dell'operaio, quella è la meraviglia. Quando faccio un viaggio non dovete pensare sto andando là, chiudo gli occhi se sono stanco, sì,
e arrivo lì. No, provate a guardare fuori al finestrino gli alberi, come cambia il colore della terra. E quello è il viaggio. La parte più bella dell'arrivo è il viaggio, non è l'arrivo, perché nel momento in cui arrivate dà anche più valore all'obiettivo ma finale. nel momento in cui arrivi devi partire per un altro posto. Vero, è vero. Che cazzo faccio? Fermiamo. Bella questa. Hai visto? Segniamo. Un filosofo. Prendetemi in giro, che io vi parlo con il cuore. Cazzo, minchia, è vero. Però la porta è sempre aperta se qualcuno vuole passare. No, però bella sta cosa, cazzo, senpai, vedi che Hai visto? bellissimo. Ma potresti scrivere la regia per Karate Kid 7 adesso? Scrivila a te. No, facciamo prima. Vai con la terza scena, che sono ancora tante. Non posso muovere il braccio, mi fa male. Che cosa fa? Adesso fammi vedere come raschi i pavimenti. Come è riuscito a farlo? Avanti! Karate, no? C'è un alone di misticismo attorno al karate, che c'è la parte tradizionale di medicina che arriva dal kung fu, tutte queste cose. C'è qualcosa di reale, cioè che sia stato trasmesso magari dai giapponesi, da Xi'an, che magari te ne ha parlato di queste cose. Allora, che abbiamo delle energie. Sfregare le mani Ecco, un e attimino. toccare qualcuno, riesci a... Si enfatizza tanto, poi logicamente dobbiamo sempre ricordarci che è un film, non è? Ovviamente. Perciò è romanzato. Però il discorso, se vi fate male andate da un dottore. Se c'è il maestro che fa cosa con le mani. Non può funzionare, No, non no, c'è no. nessuna tecnica nel A me karate. quando mi facevano la spalla mi hanno messo l'ago, il filo e l'hanno cucito. Quando mi sono fatto male all'anca ho dovuto fare dei farmaci potentissimi. Sarebbe bello per alcune cose, sì. La fisioterapia, io infatti c'è sempre il mio fisioterapista Ferdinando, che l'ho conosciuto, che mi dà una mano, poi è voluto diventare anche un mio allievo perché è ancora più bello. Quello sì, però se c'è un dolore non fate l'errore di lavorarci sopra per fare gli stoici, no. Prima guarisco, poi vedo, se mi rendo conto che entro tot giorni non guarisce, andate da un medico, non vi fate passare mani a sante o lisanti per rosicare. Ci penso io. No, non le conosco. Ho fatto terapeuta. Porca puttana, ho avuto male per 3 giorni. Però il brevetto ce l'aveva, sì, quindi voglio Era dire, brevettato. era brevettato. No, andate dai medici. Vabbè, andiamo con la pro, mi sembra abbastanza ovvia come cosa, Sì, no? sì. Però c'è quell'allone di mistero attorno al Mi karate. piacerebbe dirvi sì, anch'io faccio così e li guarisco, vi dire solo minchiate. Mica sai quanti soldi tipo... No, ma che La gente non verrebbe per allenarsi, ma per farsi mettere a posto. Io penso che sarebbero soldi maledetti, perché quando prendi in giro la fiducia che ti dà una persona, penso che stai facendo la cosa più schifosa del mondo. Per quello anche il delinquente deve avere delle regole, e le persone che ti hanno rispetto, ti hanno fiducia, non le puoi fregare, non è giusto, perché sarebbero soldi che puzzano veramente di fango. Vero. Prossima scena numero 4, senpai. Fammi vedere come raschi il pavimento. Raschio il pavimento. Raschia pavimento. Raschia pavimento. Grande cerchio, raschia pavimento. Raschia pavimento. Qua si può dire il concetto di prima, no? Del kata introdotto, romanzato all'interno di... Puoi calcolare che in questa tanti tecnica. lavori, soprattutto ad esempio nelle difese personali, quando si è molto vicini, il fatto di bloccare già un braccio, tu dici non è che lo blocchi per tutta la giornata. come Esiste se- questo movimento nel kata? Assolutamente, sì. Come si chiama questo? Non lo sai che non mi viene ora. Ok. Non ci Però, penso. però esiste Mawashi, questo sì. movimento, ok. Mawashi Uchuke, in questo caso è rotazione con la mano aperta, ora non te lo so dire, ti una stronzata. La cosa Però c'è fantastica il che mi ha Tenki colpito sono lì. è il fatto che siano riusciti all'interno del film a rendere semplice un concetto come quello del kata in movimenti che potrebbero capire tutti quanti, no? Come per dire, trovare questa cosa, che vedremo poi a cosa serve, Sì. a cosa la utilizza, trovare però un esercizio fisico, cioè tipo raschiare pavimento, mettere cera, togliere cera. Noi pensiamo Arriva che... prima però. Sì, noi pensiamo che chi ha fatto il karate, i maestri, i fondatori, si sono svegliati una mattina e come fanno oggi, e hanno fatto una minchiata. Invece ci sono grandi lavori
di conoscenza, di studio, perché realmente mettevano la loro vita nel desiderio di... Perciò se poi andiamo a guardare, e io lo faccio con dei grandi nomi sia dello sport che della scienza e tutto, tante volte poi chiacchieriamo e diciamo sempre, minchia, stiamo tornando a quello che diceva Sosai, stiamo tornando a quello che diceva Jigoro Kano, stiamo tornando a quello che diceva il maestro Funakoshi. Sì. Perciò, Purtroppo ragazzi, a lungo andare ci si discosta troppo, no? Dalle basi, che sono quelle più semplici in realtà. non è che si ci discosta, è che siccome dobbiamo fare i fighi, gli diamo nomi esotici. Ma alla fine è sempre spingere, bloccare, colpire. Noi gli diamo i nomi esotici, capito? La mia disciplina. Ma prima chi faceva le discipline, poi venivano i campioni del mondo, venivano i personaggi che poi, seguendo quella via, perciò hanno dimostrato che hanno creato una casta di persone con potenzialità dinamiche, anche intellettuali, perché molti maestri hanno realmente una caratura intellettuale di un altro spessore. Oggi quando io mi invento una disciplina nuova, che ho fatto? Cioè, che ho solo preso un nome. Sì, ho preso un nome, ho detto che ho vinto la sagra del Cotechino a Villalba. Viva, ma cioè, non sono, ecco, io oggi non credo che si possa generare qualcosa di nuovo, e quando si va a guardare dei piccoli passaggi, il maestro reale, quello che ha fondato, cosa ha fatto? È partito dal movimento meccanico dell'essere umano. Sì. Alzare, abbassare, roteare, girare, parti da lì, proiettare nelle fasi lottatorie, ma c'è sempre stato insito in noi. Poi loro l'hanno codificato e hanno creato una disciplina che ha dato un valore a quel movimento. Chiaro. Ma non è che penso che realmente a livello umano sia stato fatto ormai quasi tutto, perché Io le penso funzioni che sono quelle. ancora più bravi i registi nel film a far trasmettere comunque questa cosa, semplificarla per il grande pubblico. L'hanno semplificato un po' troppo, perché ci fu un periodo storico anche nelle arti marziali dove sembrava quasi che ti iscrivevi al dojo, imparavi un kata, imparavi una cosa ed eri quasi invulnerabile. Però è un bene quello. Sei fatto alzare il culo dal divano. Ah no, no, aspetta. Io guardo sempre quello va benissimo, però non è giusto, e qualcuno lo faceva, oggi non lo fanno più perché ci sono i video, ci sono le persone che ci dicono, siamo noi. Ecco. Non è che perché io so fare bene un kata mi difenderò utilizzando quel kata. Il kata è un testo, poi c'è una frase. Se dovessi difendermi dovrei prendere un pezzo da là, ma devo già applicarla perciò c'è un lavoro molto complicato. Non è che se io tolgo la cera e metto la cera domani mi aggrediscono, al massimo ci pulisco la macchina. E così mi aggrediscono. Bravo, fermati, te la lucido precisa. Ecco, sarebbe bello se non fosse così, ma è così. Andiamo con la prossima, senpai, che sono ancora tante le scene. Dai. Scena numero 5. Do la cera, tolgo la cera. Dai la cera, tolgo la cera, eh? Dai, la cera è così. Togli la cera è così. Concentrati. Guardami negli occhi. Blocca la mano. Pollice destro. Dai, la cera è così. Il discorso è la precisione del movimento, non è che quando si fa un kata o si ci allena i dogeiko, kyongeiko, forme, chiamiamole così, le devi fare a come ti capita. Le devi fare bene, perché hanno un senso. E quando poi le cominci a capire ti rendi conto che anche da vicino ha una forza, un impatto diverso, perciò è giusto quello che dici. Non le fare perché le stai facendo, cerca di capire il senso del movimento. È giusto. Next. Fammi vedere come dipingi steccato. Su, giù, giù. Su, giù, su, giù, giù. Questo che movimento è nel capo? Questo è Koken, quando tu vai con questa parte sotto il mento. Sì, si utilizza? Capita, in combattimento no, in difesa personale sì. Ok. Vedi che roba interessante, però sono riuscito a trovare un lavoro per ogni tipo di tecnica. Sì, ma già nei kata ci sono, questa è anche una liberazione della mano, ti ricordi quando abbiamo fatto le prese? Sì. Questo quando tu fai così già la mano esce da sola. Andiamo alla prossima, ora vediamo un po' l'applicazione proprio di questi esercizi.
Dall'altra parte, guarda negli occhi, sempre guarda negli occhi. Adesso dipingi casa da una parte all'altra. Qua ho messo questo pezzo non per l'esercizio in sé, ma per questa frase: guarda negli occhi, sempre negli occhi. Io ho sentito tanti maestri parlare di questa cosa quando devi combattere con qualcuno, fissare negli occhi, come fa Senpai Simona ad esempio, no? Con gli occhi spalancati con qualcuno quando in ovviamente particolare. in particolare, esatto. Scrivete sotto nei commenti se avete capito di chi si tratta, di chi parliamo. perché non Comincia bisogna- Beautiful. Una volta ho sentito un maestro dire: devi guardare l'avversario negli occhi perché gli occhi non mentono mai, come il film di Scarface, gli occhi, Cico, non mentono mai. E prima si usava tanto questo discorso di guardare l'avversario negli occhi, io mi ricordo più che altro anni 90, una cosa del genere anche, sì. Poi le scuole si sono evolute e tutto. Quando devo guardare l'avversario lo devo guardare fisso negli occhi, però se voi vi ricordate Fedor e Emelianenko quello manco li guardava, lo stava così. Ma no, ma Perché il suo cervello già sta pensando a come distruggerli. Mentre combatto io non consiglio di guardare negli occhi l'avversario perché non è una visione periferica, è una visione molto lineare e si chiude in uno spazio molto piccolo, perciò io sto guardando quei due puntini lì. Io cerco sempre di guardare da spalla a spalla, la testa solitamente neanche la guardo, perché mi possono fare anche delle finte. certo. Magari guardo in alto, il mio guardo in alto, poi mi arriva un calcio basso o viceversa. Perciò io ho sempre guardato da qua il corpo. sì, a noi nel pugilato, nella Thai ci spiegano: bisogna guardare questa parte, questa intersezione qua in mezzo, dalle spalle, Sì, perché da qua tu vedi quando parte una spalla per colpire, riesci a vedere Vedi le anche che si Esattamente. muovono, vedi la gamba che può salire. Se io mi fisso a guardare gli occhi, già qua non vedo niente. Esattamente. È normale, ma Esattamente. Quindi non guardate negli occhi prima della gara, sì, per prima incutere della gara. timore. Oppure durante la guardate a te gara come Emelianenko che lo pensava già che doveva mangiare quando andava a casa, dopo che aveva ammazzato un altro avversario. sì, però ne nascono uno su 1 miliardo, così come Fedor Emelianenko. Io penso sempre che però quando riuscite a combattere cercate di essere meno umani possibile. Cercate di essere freddi, lineari, di concepire che in quel momento state facendo qualcosa di importante. E quando invece uso la rabbia, le sensazioni e tutto, mi sto affidando a ciò che è molto umano. Invece quello secondo me è un momento in cui dobbiamo essere proprio concentrati, liberi. Quasi un momento di serenità nella tempesta che vi darà grandi emozioni. Molto difficile da arrivare, Difficilissimo. però ci si prova. Sì, ci quello, prova quello è il sempre. fine. Next. Fammi vedere, dai la cera, togli la cera. Ok, qua abbiamo visto il bunkai, sarebbe quindi l'interpretazione del kata inventato all'interno del film, del dai la cera, togli la cera, che in questo caso serve per deviare, bloccare praticamente i colpi dei diretti, no? Se non sbaglio. Sì, diretti. Dei diretti, quindi bloccare i colpi dei diretti. Qua mi dicevi che c'è comunque una tecnica nel karate per questa cosa qua? Assolutamente, tu calcoli mentre combatti, ad esempio, spesso io sposto di pochi millimetri. Ok. Cioè non è che sto a prendere il braccio, lo devo solo togliere la potenza. Quando io colpisco qualcosa che è in una direzione lineare, bam, e la sposto, perde potenza, perciò anche che arriva il colpo, intanto non sarà dove era stato centrato, perciò va fuori. E in ogni caso viene smorzata totalmente l'energia. Perciò il senso del bloccaggio c'è, la parata c'è. Se vi dico che ora andiamo a prendere tutti i diretti così, ho visto pure persone che li intercettava con le pietre in mano. Siamo nel mondo delle favole, o magari di gente che per sua fortuna non ha mai avuto un problema e sono fortunato. E disgraziatamente io, anche che potete dire che non è vero, non ho avuto tanti. Quindi è difficile, diciamolo che è difficilissimo. Quando ti parte un diretto e non l'hai analizzato prima. Poi soprattutto qua c'è anche un discorso, hanno bruciato una tappa che è quella delle prove di timing, assolutamente, delle prove ce di n'è tante. intenzione, quindi è un film. Esattamente. Dobbiamo ricordarci sempre che è un film. Non ci arrivi a fare quello semplicemente pulendo. Togliendo la cera e mettendo la cera, al massimo togli la cera e metti la cera. Bella questa. Fai bene, però più di quello non puoi fare. La macchina dopo
Mua. Non ero babba. Al bacio. Next. Guarda come brilla. Fammi vedere dipingi steccato. No, ecco, questa non esiste. Fammi vedere da una parte all'altra. Ecco, questa roba qua del dipingi steccato. C'è una parata per... Allora, per quanto parata riguarda- bassa e che Sì. imparai, se o sai ok? Sì. Ok, anche per i pugni va bene. Alto prendere un pugno Koken penso sia quasi... È quasi fantascienza. È fantascienza. Sì, perché tu devi calcolare che con uno spazietto piccolo così devi andare a prendere il tempo di una cosa grande così. Cioè, è complicato. Soprattutto fare un bisogna tenere in pugno- considerazione l'intenzione dell'altro di No, arrivare ma più poi che a altro devi fondo. calcolare che questo movimento sarà sempre più lento di un movimento diretto. Perciò devi fare un calcolo matematico enorme prima di arrivarci. C'è più di previsione. Lo puoi Sì, fare se lo lavori di sai, se previsione. sai che ti arriva quel colpo lì, allora sai a quella velocità, sai se sai tante cose. Però se realmente in un kumite full contact o ma anche no contact, perché alla fine quel colpo, se notate le parate sono veramente difficili. Vero. Cioè, perché noi lavoriamo molto da vicino? Perché da vicino l'intenzione è più lineare, è più facile, ma quando ti arriva una serie di colpi, arriva quello che lo perdi e quello entra. Perciò realmente quando vedo gente che si mette là tu, Difficili. Lo puoi fare in allenamento per farti l'occhio, il colpo d'occhio sì. e tutta una serie di percezioni, no? A livello Anche perché dovete percettivo. pensare una cosa, in un combattimento serio cosa succede? Io entro, tu pari, io entro, tu pari. Al terza volta io ti faccio la finta che sto entrando. Perciò tu andrai a parare, non ci sarà nulla da parare, io entro sotto la parata. Fini un film. Fine film. Si spera. Tranne che se un Kyokushin allora niente, continuiamo. Che regge ancora, la struttura regge. Continuiamo. E chi vuoi che... Hajime. Andiamo alla prossima, senpai. Scena numero 10. Fammi vedere raschio pavimento. Scena iconica. Io ho messo questa cosa qua, bellissima. Io so che tra le cose del karate non bisogna mai parare un calcio con un movimento di mano, con la mano. Perché a parte che, cioè, ti rendi conto, ha parato una tibiata con questa parte qua della mano. Allora, quando ero molto preparato e condizionato, che facevo? Se capivo che il maigeri, il calcio frontale, poteva allungarmi, perciò Ok. non poteva variare in un mawashi, in un Brazilian kick, o non poteva entrare, tante volte gli davo i colpi di Tetsui sui piedi, quando saliva, ok. sperando di rompere qualche cosa, ma solitamente non ho mai rotto niente, dico la verità. Però è rischioso, cazzo. Sì, È sì, rischioso parliamo perché in se ti prendono allenamento. le dita, se ti prendono... Le gambe non baratele mai con le braccia, anche perché se trovate uno cattivo che vede che fate le parate di braccia, ritarda il colpo di mezza frazione e poi ve lo tirano al gomito. Mamma mia. E lì, lo fa. e lì veramente fa male, fa Sì, veramente tanto terribile. male. Però nelle basi del karate c'è qualche parata che insegnano sulle gambe, sui piedi? No, il Cioè che tu Kyokushinkai sappia. no. No, vero? Anche che Dambarai si usa alla fine sempre per le braccia. Non Ok. si usa si può deviare, nel senso che intanto non si E usa quella mai. è un'altra cosa. Non si usa mai a specchio, perciò se io parto a specchio destra con sinistra, uno che pratico con le gambe ti finta un maigeri, tu vai a cercare sta gamba che vuoi spostare, non la trovi e ti arriva un mawashi nella faccia. Classico. Ok. Casomai da questa parte. Sì. E ora infatti si sta utilizzando tanto Uchimawashi Joden. Perciò tu parti come se fosse un maigeri e poi vai a entrare con questa parte del piede qua. Ok. Perciò io sono là, anche che non sono a specchio, non lo trovo, bam, e mi entra dall'altra parte. Ok. Perciò io le gambe, ragazzi, non penserei mai a pararle. Con le mani soprattutto. No, o lo prendi il colpo, o lo pari con le tibie, o ti sposti, vai fuori misura. Ma ricordatevi che poi fuori misura è un errore e l'altro vi salta addosso. Girare, 45 gradi è l'unico modo per gestire meglio le gambe. Chiaro. Poi ognuno fa un modo suo. No, ovviamente, poi qua è stato fatto nel film perché magari anche cinematografico. Ma ci sta, Però è qualcuno normale. poteva prendere questa cosa come una roba di, non lo so, si può fare, non si può fare, non è Allora, consigliabile. ho fatto anche un errore tecnico.
a una persona normale io gliele paro i calci. Sì, 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 Non sì. è con le mani, con cioè non è un problema. Però qua si parla di karate. Qua parliamo un altro Kyokushin, mi spavento a parargli i calci, va, parliamoci chiaro. Chiaro. Aspetta un attimo, faccio partire questa, che ogni 30 minuti. Ush. Ah. Prossima scena, senpai, sei pronto? Vediamo. 11ª. Dai. Ehi, lei che cintura ha? No, giuro pantalone. Ti piace? Supermarket 3,98. No, non intendevo la cintura in quel senso. In Okinawa cintura serve solo per tenere su pantaloni. Questa è una frase storica. Storica delle cinture. Tu cosa ne pensi di... È veramente un fattore così tanto fondamentale l'arrivo a prendere una cintura? Io penso che noi non abbiamo compreso cosa sono le cinture, penso che non l'abbiamo Cosa compreso sono ancora. per te le cinture, senpai? Ecco, voglio sapere. Sono solo l'impegno che hai dato nella pratica del karate. Punto. L'impegno che hai dato significa: io quest'anno che ho cominciato mi sono allenato seriamente, ho fatto tutte le presenze, tutto. Perfetto. Posso provare ad andare a fare l'esame per cintura arancione davanti a Shan Tsutomu Wakyuchi. Perciò dovrò dare il massimo, perché lui valuterà quello che si può imparare in un anno. Quando io ho fatto 2 anni posso provare a fare l'esame, perché tante volte Shan rimanda o boccia. Non ce n'è cinture. Pagate, I maestri pagate. non gliene frega niente. Quando i E maestri dai, sono Shan, sai, non funziona così. proprio lui veramente. Ok. Poi che è successo? Che è diventato il valore. Perciò tante volte anche a me, tu lo sai la mia cintura per lo stato qual è, Sì. non ve la dirò mai perché non me ne frega niente, anzi Io non la la so. reputo manco una cintura. Io la so. Per me l'unica cintura che conta è quella che mi ha dato Shan e quella è se vorrà che mi darà Shan. E dopo Shan non prenderò più cintura, perciò lo sappiate. È diventato un valore, nel senso che sono cintura nera, allora che succede? C'è la gara a comprare questa cintura nera, quel tipo di cintura nera vale come la cintura che si compra al supermercato, perciò non vale niente. Vero. Perciò il valore della cintura non è il suo colore, ma l'impegno che avete dato per raggiungere quel colore. Aggiungere un'altra cosa, che è la cosa che hai detto prima, idem per quanto riguarda, mi viene molto il discorso delle cinture mondiali, no? Negli sport da combattimento. Non conosco l'ambito. No, però per fare un paragone, dipende con chi l'hai vinta quella cintura, chi è che te l'ha data. Se te l'ha data nel Kyokushinkai uno dei pupilli di Sosai Masato Tatsuya, Mamma mia. cioè vuol dire che è una cintura che vale, puoi veramente, non dico tirartela, però per quanto riguarda te, per il tuo ego, sentirti soddisfatto. Quella cintura ha un valore perché io ho fatto di tutto per cercare di fare una buona figura di fronte a colui che è il Kyokushinkai, fatto Esatto, uomo. esatto. Punto. Perciò la puoi prendere a livello filosofico, religioso, materiale, come vuoi. Quella figura è così. Dico la verità. Io di fronte al altro maestro me ne sbatterei altamente, proprio perché sono un anarchico. Io l'unica persona che stimo e adoro è Shan, perciò non penso, infatti io so che fra 100 anni, quando sarà il tempo deciderà, io continuerò a praticare, spero, insegnerò ai ragazzi, ma Non sotto altri maestri. non valuterò mai un altro maestro, ma neanche negli incubi. Io una volta dissi anche all'associazione a cui partecipo, cioè, se vi dà fastidio la mia figura e tutto, buttatemi fuori, ma ricordatevi sempre una cosa, io rimarrò per sempre allievo di Shan Tsutomu Wakyuchi. Perché? Perché lui mi ha dato realmente una delle gioie più grandi della mia vita, che è il Karate Kyokushinkai. Perciò per me non esiste solo l'unico valore che c'è è la sua scritta, quella firma è l'unico valore che per me conta, non è il colore, il dan, le cose. Se dovessero contare quelli metterei l'altra e mi sentirei ridicolo io stesso, vi dico la verità, con tutto che penso di meritarla. Però non... Io ne sono convinto. No. E per il discorso delle cinture si collega adesso alla prossima scena, che è sempre riguardante quello.
Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. Tu hai capito? E qua sempre criptico il maestro, no? Nelle cose che dice. Allora, il problema Però ha ragione, cioè è giustissimo l'interpretazione quello che dice, quello che dice è giustissimo, però cosa succede? Che si cominciano a formare dei maestri, chiamiamo che vabbè, degli appassionati che dicono questa frase qua millandando che hanno compreso. Comprendere un'arte marziale orientale, soprattutto per noi occidentali, è complicatissimo. Perciò quando io dico karate qui, karate non qui, è bellissima la frase, ha un senso questa frase. Noi però siamo occidentali e tante volte per dimostrare che dobbiamo anche metterci il karate qui, ma con le ore di tatami, con le ore di sudore, con le ore. Perché? Perché nei concetti anche religiosi, sociali, sono diversi dai nostri. Perciò quando io dico sì, karate qui, ma ho studiato, Chiaro? mi sono allenato, come Cioè, lo provo. ci devo arrivare a Bravo, quell'esame lì ecco. per poi riuscire a parlare e dire la Bravissimo. mia su Ok. il karate. Poi dico la mia su, se no ognuno si svegliava, diceva che era un karateka, c'è stato un periodo che era così, ancora qualcuno spunta ogni tanto. Poi sono arrivati gli Airwingers, Poi sono arrivati gli hanno Airwingers. hanno fatto piazza pulita di tutti. E c'è le follie, c'è sto pazzo. Però è bello, io appoggio sempre i progetti di Erwin per un semplice discorso. Finalmente è arrivato un ragazzo che ha voglia di capire noi vecchi. E noi vecchi, però quelli che l'hanno capito, hanno voglia di parlare con i ragazzi. Basta. Quelle sono le arti marziali, un bond, una comunicazione. Poi combattiamo, ci rompiamo le mani, le tibie, qualche giorno d'ospedale ogni tanto, ci sta. Ma il senso qual è? Qui è un luogo sicuro. Oggi si sta creando un luogo sicuro ancora più grande che è lì. Perciò quando anch'io sono stato male, ragazzi, io ho avuto migliaia e migliaia veramente, perché eravate tantissimi, non dico troppi perché già troppo significa che non va bene, eravate tantissimi che ogni mattina senpai, spero che guarisci, senpai, che è energia che arriva. E questa è una magia del mago. Questo ragazzo qui, ragazzi, ha una magia, anzi ne ha tante, perché pure nel business ti imballa la palestra. Cioè si parla di Kyokushinkai ormai pure dentro la salumeria. Tutti che hanno il ghi. Nel 2009 ho dovuto conoscere a Senpai Bruno, poi figuratevi che Senpai Bruno nel 2011 fa uno stage a Milano con Shansu Tomovakyuchi aperto a tutti, se non sbaglio eravamo neanche 20. Porca me, cioè, Che oggi tu tutti pensa parlano, fanno di cose. Oggi io penso che c'era il massimo esponente. Ma che stai scherzando? Io penso che se oggi mi viene la fantasia con il presidente Pappalardo e tutto, perciò persone che e magari decido con Sean che fa, se la sente, di fare di nuovo uno stage, ma penso che minimo saremo 200-300 persone, minimo. Vero. Nel 2011 io già avevo aperto il dojo qua da 2 anni, l'unico in Lombardia, che eravamo sì a 90 e non c'era nessuno dei quinti dan, sesti dan, ottavi dan che girano però come no? Ma come no? E da dove sono usciti? Non lo so. Come possibile? Fate bene, in 2 anni, 3 anni fate bene, l'importante lo sapete qual è? Che gira il kanji, che gira, che si parla di Kyokushinkai e tutto. Fate bene, tanto poi i vostri allievi capiranno, o magari voi stesso capirete, vi metterete con la testa, come si dice, bella dritta, e capirete che vi voglio dire, e farete un figurone e darete tanto ai vostri allievi. Perciò fregatemene che non ce la fate nel 2009, va bene così. E io consiglio sempre a tutti, quando me lo dicono, gli dico vai lì, salutami il tuo sensei, il tuo senpai, non dico Shan perché non no, certo, non bisogna. Shan ce n'è solo uno in Italia, appunto. Questa è una piccola. E vi dico un'altra cosa, non vi dico il paese perché potreste capire chi è la persona. In un'altra nazione, noi andiamo a fare una gara internazionale, vedo questa persona importantissima
lo saluto col suo titolo e lui dice, non sono io Sean, l'unico Sean è il tuo. Ma di che mica stiamo parlando? Mamma mia. Con testimoni. E qua in Italia ce ne sono un bel po' di Sean, quindi Lui mi ha si lui mi confondono. ha detto, guarda, questo c'ha un fior di campioni Porca che troia. trema il mondo. Lui mi ha detto non sono io Sean, l'unico Sean è il tuo. Sean Wakyuchi. Questo è il karate, ragazzi. Questo è il Kyokushinkai. Rispetto, Punto. ma rispetto per davvero, perché Rispetto molte vero. volte si perde questa cosa di umiltà, rispetto, è solamente apparenza Sì, molte sì, volte. sì. Perché poi si chiude, esce fuori dal dojo Basta. e si parlano tutte le peggio minchiate, ma quella è ancora peggio. Sì, sì, sì. È Piuttosto triste. dimmi le cose come stanno veramente, Triste. infatti, fai più bella figura. Perciò tante volte quando si dice karate qui, è vero, perché dovete avere il cuore grande, la bocca piccola e gli occhi verso il futuro, come diceva Sosai. Sosai lo dice, un karateka, ho bocca piccola, occhi verso il futuro, cuore grande E tibie grosse. E tibie grosse. e fronte bassa perché deve lavorare. Os. Prossima. Karate viene dalla Cina, XVI secolo. Si chiamava te, Mano. E molto più tardi, antenati di Miyagi lo chiamarono Karate, mano vuota. Ecco, questa cosa qua sei informato. Questo chiedo alla Senpai Bruno. Sulla che non cosa me ne è mai storica. fottuto niente. E infatti l'ho tenuta, però ho detto questa sarebbe molto più interessante per il Senpai Bruno, che sa tutte le terminologie strane, l'epoca, tutto il risorgimento. Tutte Io ho ste- trovato come assistente Senpai Bruno, ora è diventato mio padre, non è più il mio assistente. Eravamo a mangiare col presidente, un signore fa, ma quel signore non lo conosco, il presidente fa, no, è il papà di Luigi. E Fa, cioè, poi signore è diventato mio padre, cioè l'assistente è diventato mio padre, perciò papà Bruno. Certo che ricopre bene il ruolo di più o meno tutto il Senpai Bruno, è un tutto Senpai fare. Bruno è una fortuna della vita. All'interno degli Airwingers è proprio è un bravo. tutto fare, è Lui l'uomo è- che proprio il pensatore, la coltellino testa. svizzero. Il coltellino svizzero delle arti marziali. Io mi permetto di ridere e scherzare su Senpai Bruno, ma Senpai Bruno ha una cultura Vero. che ci copre a tutti, perciò se qualche genio della lampada magari seduto Che hanno già commentato magari sotto il video con lui. che lo chiama assistente si dovrebbe lavare la bocca con la varichina perché è ridicolo, perché quando una persona come lui parla, ricordatevi che l'altro giorno gli ha scritto una persona dell'estero, non dico mai le nazioni perché magari uno poi ci risale, e gli ha scritto cavolo ha ragione lei, perché questo aveva pubblicato una foto e aveva messo i nomi e lui ha detto no, lì non erano A, ma erano per questo evento, quello è andato a controllare che ha scritto il libro. Gli fa, mi scusi, ma ha ragione lei, sono morto, sono morto, Porca sono morto. miseria. Perciò È proprio l'enciclopedia, proprio è lavatevi la bocca prima di parlare di chi conosce le arti marziali, fateveli amici, perché così crescete anche voi. No, c'è tanto da imparare, esatto. Ma c'è che tanto fa da imparare. scherzi? Io quando ho aperto la bocca la prima volta con Verone sono così. Poi ho capito che le nozioni erano troppe e ho detto aspetta fermati, diventiamo amici così parli tu, perché sennò io mi perdo. Perciò io ormai quando ho bisogno sempre Bruno. Vai, rispondi te. Parlaci tu. Le date, Tutto. terminologie. Ma quello gli ha detto che la foto non era in un Porca determinato miseria. paese ma in un altro. Mamma E mia. quello prima, poi le persone serie si scusano, fa cavolo, grazie mille, fa ragione. Persona che scrive libri internazionali. Questa non la sapevo, non me l'ha Sì, raccontato. 2 settimane fa. Ci faremo un video insieme a Senpai Bruno su 2 questa cosa. settimane fa. Vamos con la prossima. Questo non è colpa di cattivo allievo, ma solo di cattivo maestro. Maestro dice, allievo fa. Ah, bene, se è così che si risolve tutto, devo solo andare alla scuola e sistemare la faccenda con il maestro. È molto facile. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. Lui parlava praticamente dei ragazzi che veniva bullizzato no, a Ok. scuola da determinati ragazzi. Ok. E il maestro gli dice: non devi prendertela con loro perché hanno un maestro, una guida cattiva. Sì. Il maestro fa quello che fa. Vero. Molte volte succede nei dojo, nelle palestre, gli allievi diventano lo specchio praticamente di quello che è il maestro. Maestri magari egocentrici, Sì. insicuri,
e con mille cose formano poi allievi di questa caratura che poi vanno in giro a voler dimostrare a tutti i costi di essere forti, di voler fare mille cose. Io mi rendo conto che anch'io tante volte passo alcuni dei miei difetti ai ragazzi, allora cerco di mitigarli, allora gli spiego sempre: ragazzi, io mi rendo conto che è un errore, perché fortunatamente cerco di utilizzare il cervello, perciò quello che dice in questa parte del film è molto importante. Quando si ha la responsabilità di istruire gli altri, non bisogna istruirli alle mie esigenze, dobbiamo istruire alle esigenze del mondo. E allora lì dobbiamo fare un grande lavoro anche su noi stessi e togliere un po' di egocentrismo, essere più civili, perché questi ragazzi assorbono come le spugne e vi dico una cosa: vi vogliono un bene dell'anima, cioè veramente. Io tante volte sento parlare anche ragazzi più adulti di questi sensei, di noi senpai, istruttori, come tante volte più del padre stesso. Però questo è potere. E il potere bisogna sfruttarlo bene. Può fare male, ragazzi. Perciò ricordatevi sempre che voi questo potere non lo dovete accettare, non lo dovete prendere e utilizzarlo. Voi dovete sempre spiegargli che siete soltanto un maestro di arti marziali e che gli vuole bene, e spiegargli che il mondo ha determinate sfaccettature, perciò non scaricate sui vostri allievi tutte le vostre idee, spesso malsane. Lasciateli crescere liberamente. Perché bisogna dosare determinate cose. Perché oltretutto poi, se vi comportate male, loro si comporteranno male. Se li giustificherete, loro si giustificheranno. Perché realmente io analizzo tanto le persone che conosco nella vita, e ne ho conosciuto veramente tante. E una delle figure più imponenti a livello di memoria sono i senpai, i sensei, una cosa assurda proprio. E alcuni che so pure che personaggi sono, dico mamma mia, un ragazzo così in mano a gente del genere. Perciò anche se c'è qualche personaggio, impari a essere un po' più rispettoso verso la vita di questi ragazzi e ragazze. Perché è una responsabilità enorme. Io mi rendo conto che è una responsabilità enorme. Ci affidano tanto. Io mi ricordo ancora, infatti le prime regole erano: se ti comporti male non puoi tornare al dojo, cioè l'etichetta dojo. L'etichetta dojo era anche all'esterno: un Kyokushin deve essere così, così, così e così, deve essere una persona di cuore, deve essere grato, il dojo-kun lo deve conoscere, perciò prima di fare una cosa ripetitelo, perché non devi fare errori, perché l'errore ti può costare che non torni al dojo. Invece oggi si utilizzano un po' i ragazzi per portare fuori le nostre nevrosi. Quello è sbagliato. Il bullismo, questo ragazzi lo dico a voi ed a sfigati. Perché? Perché il bullismo è la classica predazione, che noi non siamo animali oltretutto, del più debole. Se volete dimostrare forza al più debole, dategli i vostri muscoli, il vostro coraggio e la vostra forza. Io sono cresciuto così. Ma io ho fatto anche situazioni brutte con 2, 3, 4 persone, quando un debole veniva, non debole perché il suo cuore magari è 100 volte più forte del vostro, ma il suo fisico no. Ma io mi sono messo contro tante persone, tante, se ve lo garantisco proprio. E lì la dimostrazione. No, che sei veramente, cari veramente. Intanto le palle, sei uno figo. Pigliatela con me, ci vado, vieni qua, pigliatela con me. Erano tanti, mi mettevano giù, ma siccome sono carogne, perché i bulli, io vi voglio aiutare e vi voglio salvare. Non perché sono un salvatore, perché so che farete una vita orribile. Vi pentirete, se sarete persone per bene in futuro, vi pentirete per tutta la vita di quello che avrete fatto da ragazzi. Se siete dei delinquenti, sarete più sfigati del mondo. Cioè, veramente il bullo non ha futuro in nessun ambito. Fa solo del male fine al nulla, fine al fatto di dire cavolo esisto anch'io. Non si dice al mondo esisto anch'io in quel modo. Non esistete, vi fate del male, siccome io vi voglio bene, ma vi voglio bene veramente. Cazzo, ascoltatemi per una volta, fate i forti veramente. Io sono cresciuto così, perché ricordatevi che io il giorno in cui ho avuto la fortuna di difendere chi doveva essere difeso in quel momento, minchia, mi sono sentito un supereroe. E mi avrebbero pure potuto ammazzare, non me ne sarebbe fregato niente.
Lì è la vera dimostrazione. Bravo, quella è Spirito forza, forte, bravo, forza bravo. e tutto quella è quanto, certo. forza. Perché poi ci pensi, cavolo, ma erano 4. Pace, se era quello il mio momento, era giusto che fosse che arrivasse in quel momento. Però mia madre, mio padre che magari era ancora vivo, e tutti sempre stati fieri di me. Ma che vi comportate male per strada o andate a picchiare i ragazzini Quella per poco dire senso. esisto. Ragazzi, farete una vita terribile. Non pensate che non esiste la legge esiste. E magari fra 5-6 anni sarete ragazzi per bene. Arriva un giudice, timbra e vi sbattono in galera per qualcosa di cui non avete neanche ricordi. Guarda, per fortuna penso che adesso si sia un po' persa questa cosa, perché tante frustrazioni rimangono su internet. Ha fatto un po' da filtro internet. Sì, assolutamente. Un tempo Però realmente c'era il bullismo nelle scuole, la merendina. Oggi non c'è più di oggi non c'è più, però anche voi che subite un po' di spirito. Iscrivetevi a Kyokushinkai, Bravo, trovatevi un bel dojo. ma non con la visione di... Perché io penso una cosa, senpai. Io penso che quando uno è sicuro di sé, che ha un carattere forte, non si trova in certe situazioni. È molto più difficile perché il predatore di base va a cercare la preda più facile da Esattamente, cui se ti fare del vede male. sicuro di te, che non sì, subisci, che non ti butti giù a livello morale, che abbassi la testa, Sì, che sì, è assolutamente. tutto un linguaggio non verbale, che comunque che passa ti porta... l'energia Esattamente. passa sempre. Una persona Perciò- sicura di sé, bella, viva, hai capito? Non so come dire, forte, che lo vedi che c'è uno spirito proprio, è una bella attitudine, Sì. non ti verrebbe mai da bullizzarlo. Cioè, No, diciamo, però no. siccome ci sono anche ragazzi o ragazze che possono avere la problematica di non diventate vittime. Intanto se vi capita potete scrivermi, io se riesco vi rispondo, tutto molto volentieri. Io non do consigli psicologici, perciò troverete un linguaggio molto secco. Però parlatene a casa, parlatene con i professori, parlatene anche con i vostri amici forti. Perché quando state da soli è facile, ma quando create un gruppo, cavolo, lì viene la forza delle persone. Vero. Allora è più difficile che qualcuno ti aggredirà. A me tante volte usciamo a scuole medie e tutto, e come io sono sempre stato molto... vabbè. Grossino. Oh, tinto. E magari fa, ma sai, lui quello facciamo, esci con me, tranquillo. Ci me le cava, ci parlo io. Ecco, quello è bello. Perché? Perché poi magari se io avevo bisogno, cavolo, non sta lezione perché ero un po' ignorante. No, aspetta Luigi, te la spiego io, vedi che è semplicissimo. Si creava un circolo virtuoso. Si può dire che già da piccolino lavoravi nella sicurezza? Sempre amato quell'ambito Nella lì. sicurezza delle persone. Sempre amato quell'ambito. Sempre avuto proprio, sempre. a cuore il bene delle persone. Sì, la senpai. tutela degli altri ce l'ho sempre avuto. Bella, questa è una bella cosa, un bel messaggio. Ma anche dei cattivi, anche perché tante volte facevano stronzate nei locali, io non li ho mai denunciati, mai, perché io penso sempre che si può salvare una persona. Nel linguaggio dei giovani d'oggi si dice che il senpai Luigi non ha mai cappato. Cappato? Cappato. Che significa? No cap. Senpai Simo, sai cosa? No, Senpai Simo sta ascoltando la musica. Comunque No citato. cap vuol dire che non hai cappato, senpai. No, non conosco. Nello Voglio slang, imparare, voglio non imparare. ho infamato, non So ho che- cappato. No, mai, capito? mai. E dopo questa andiamo alla prossima, così le finiamo. Dal motivo. Se fosse per vendetta? Daniel-san, se vuoi usarlo come mezzo per vendicarti, puoi cominciare a scavare 2 tombe. Bravo. Beh, se non altro avrei compagnia. Purtroppo una cosa che la gente non tiene in considerazione, tanti ti dicono vieni a un corso di difesa personale o a fare sport, così dopo ti difendi, ti meni quello che ti sta bullizzando. Il problema che si va a creare in questo caso è che dopo poi quello ritorna con gli amici, cioè tu in un ambiente scolastico, magari mi metto nei panni di un ragazzo che va a scuola, cazzo, dopo tu tutti i giorni ti devi ritrovare in mezzo a quel problema. Complicatissimo. È molto complicato, non puoi, no. qua ha ragione quello Sì. che dice, devi scavarti 2 tombe, perché l'altro l'hai menato il giorno dopo arriva e ti tira un sasso in testa. Sì.
Perché quello deve convivere nella scuola magari con la figura di merda che gli hai fatto fare, no? Per Non dire... dovete, intanto non si praticano arti marziali per vendicarsi, ed è giusto quello che dice, perché non si dovrebbero mai utilizzare per scopi del genere. Seconda cosa ottenete? Quello che anche ha detto Erwin. È un circolo vizioso. Diventa un circolo vizioso, non virtuoso. Perciò praticate perché? Trovatevi un bel dojo perché? Intanto perché vi farete nuovi amici, uscirete da alcune cerchie particolari, anche il bullo, io non so se dirvelo oppure no, perché è difficile da capire, non vorrei che passasse un messaggio sbagliato, però cercate di capirlo in senso buono, perché alla fine ho salvato due persone. A me è capitato di allenare ragazzini piccoli, non piccoli, 16 anni, e sapevo che li vedevo, potevano correre il rischio di essere bullizzati. Allora gli ho detto una cosa, faccio: ora non ti dico subito, fra un anno, 2, se dovesse capitare, fai una bella cosa, digli di provare a tirarti un Gedamawashi al bullo e poi chiedigli se glielo puoi tirare tu. Perciò cerca già un contatto prima. Sì, è già una cosa diversa, vedi? Quando Hai già creato intanto un dialogo. Bravo. È finita che il bullo non poteva camminare. I miei ragazzi anche se ne erano accorti, e si arrivò al buon punto che il bullo proteggeva loro. Quelli non me li devi toccare, pur sapendo che lo macinavano, lo facevano stare. Capito? Perciò, perché che significa? Il bullo solitamente è il più insicuro, e questa sua insicurezza lo porta ad esagerare, dicendo: io sfido il mondo perché ho così paura che la voglio affrontare, ma l'affronta nel modo sbagliato. Ma è la persona che ha più paura di tutti. Ora, io rivedo questi ragazzini anche per strada, anche voi che gli parlate male, li offendete, li offendete in televisione, li offendete sui social, state solo riempendo il loro cuore di rabbia, perché sono ragazzi che hanno un'intelligenza, un cuore, una sensibilità, perciò non vanno trattati come bestie, diventano bestie di più disparità. Sì, per colpa nostra, perché se trovate una via di forza, perché se io vi garantisco che con quei ragazzi ci ho a che fare ogni fine settimana, sono stupendi, poi fuori fanno le stronzate, lo so, può essere anche che è colpa vostra, ma io non ne ho mai parlato male, lo sentite come sto parlando? È facile dire qua, là, no, assolutamente. A me piacerebbe parlargli, portarli in palestra, digli che c'è un futuro migliore di quello che stanno vivendo, perché se lo meritano. Cambiamo atteggiamento, non cerchiamo vendette, cerchiamo ponti, però dobbiamo essere forti, perché questo ragazzo prima o poi vuole vedere che cosa è il tuo Gedamawashi e vuole vedere questa persona buona e gentile che gli sta parlando, che non lo fa per paura, ma lo fa perché se vuole se lo può sbranare. Allora dice: cavolo, voglio diventare così forte, solido, perché tra forte e cattivo sono mondi totalmente distaccati. La forza è un vanto, è una cosa buona, la cattiveria è paura. Vero. Perciò quando voi ragazzi venite spinti a diventare cattivi, o dai compagni o dal movimento in quel momento politico, o dalle persone che vi offendono perché il vostro colore è un po' diverso, il vostro accento come il mio è un po' diverso, o viene da un altro posto, rispondete con la forza. La forza non è la cattiveria, la forza lo sapete qual è? Io sono questo, che tu mi accetti o no, io rimarrò tale, io non cambierò per te, io non diventerò il salvadanaio dei tuoi sogni, perché quando io comincio a fare il cattivo ci guadagnano tutti, ci guadagnano i giornalisti, ci guadagnano solo a offendervi, e voi gli fate guadagnare sempre più soldi, ma non siete forti, quando invece con la serenità, con l'educazione gli fate capire che loro sono dei bulli, perché la violenza è anche verbale, e quando una persona parla di un altro definendola più piccola o diversa, quello è un bullo.
E quando una persona glielo fa notare, anche che il colore è diverso, l'accento è diverso, quella persona sparisce, perché tutti i numeri cominciano a dire cavolo, ma allora Luigi non è cattivo, Luigi è forte. Cercate di essere forti, ragazzi, cercate di unirvi tra di voi, non per fare danni nelle città, per tenerle pulite. Provate a fare capire chi cavolo che siete. Voi siete l'Italia, voi siete il mio futuro, ragazzi. Cioè, voi dovete credere in quello che fate, per piacere ve lo chiedo, perché io quando vi vedo, anche che fate le stronzate, lo sapete che vedo una massa di energia meravigliosa, una forza che ha bisogno di esprimersi, e vi stanno soltanto utilizzando per fare cassa. Non glielo permettete, non glielo permettete, dovete vincere voi, ma no con le stronzate in città. Qua per contestualizzare, che la gente magari che sta guardando il video, e questo è il primo video che si guarda, il Senpai Luigi lavora nella sicurezza, quindi come butta fuori quindi ne hai viste tante di queste cose, parli con cognizione di causa, no? Perché poi qualcuno potrebbe dire ma cosa sta dicendo, ma cosa hai visto fuori? Io sto parlando di quei ragazzi che ogni tanto vedo su determinate televisioni, tutto trattati male, come delinquenti, cose, hanno sbagliato, io non sto giustificando gli errori che hanno fatto. Certo. Io li ho conosciuti, ragazzi stupendi. Però parlarne in un certo modo alimenta quel sentimento, ma perché fa cassa, Erwin? Beh, certo. E allora loro cercano vendetta. È normale. Quello che ha detto il maestro Miyagi nel film, che può sembrare una stronzata, è una cosa importantissima: non cercate vendetta, perché scavate 2 fosse. Ma vi dico un'altra cosa: la prima fossa, che dovrebbe essere la loro, non c'è più, perché vi stanno usando. Vi stanno usando per offendervi, le chiamano seconde generazioni, terze generazioni, li chiamano ragazzi. A noi ci chiamano terroni. Io l'ho sempre chiamato italiani, anzi europei, io mi sono sempre sentito europeo. Perciò, essendo siciliano, non vi fate tirare in questo tranello, perché lo stanno facendo per dimostrare che loro sono migliori di voi. Loro devono vergognare. Voi siete migliori, dimostrateglielo. Usate questa energia in un altro modo. Nell'altro modo io vi garantisco che avrete delle vite meravigliose. Se lo volete fare per me, bene, ma fatelo per voi soprattutto, perché veramente, caros, io vi voglio bene, anche che non vi conosco. Perché io, lo sapete, io vedo un'energia. Io nelle persone non guardo come è vestito, io vedo cosa gli brilla attorno. Hashtag fatelo per il Senpai Luigi. No al bullismo, ma non per qualcosa. Fatelo per il Senpai Luigi. Detto ciò, Senpai, guardiamoci l'ultima scena, che è bellissima. Questa l'ho lasciata per ultima perché c'è un piccolo aneddoto che voglio che me ne parli. Di questa cosa. Via! Perché non te le togli da su, signor Mamoto? Sai perché l'ho tenuta per ultima questa scena? L'ho tenuta per ultima perché tu mi hai raccontato un aneddoto che c'è anche una prova di Sosai con una bottiglia in vetro praticamente che tira un colpo e buca sta cazzo di bottiglia, che qua ha fatto una roba assurda. No, ma questo lo fanno realmente. A me sembra una cosa solo cinematografica. No, lo fanno realmente e io rimango sempre scioccato. Ma anche veramente l'hai visto? Sì, staccargli la testa. È fattibile questa cosa. È tecnica, logicamente ci vuole una mano d'acciaio, precisione, tutto. Ho capito, ma la bottiglia è vuota. Sì. Un conto fosse piena che fa un po' di peso. Sì, lo fanno, è scioccante. Io non ci ho mai neanche provato perché so che è pure molto pericoloso, però questo si fa. Qui lo sapete che c'è di bello nascosto nel discorso delle bottiglie, delle prove e tutto, c'è quello che vi ho detto prima, il Gedan Mawashi, il calcio alle gambe. Dammene uno, poi te ne do uno io, così vediamo, ci conosciamo. In questo caso cosa succede? A me, ora vi faccio un esempio, a me capitò una volta dei delinquenti vennero in ufficio, non so che cosa cercavano. L'oro. Cercavano l'oro. C'era il tavolo e con un tetsui lo spaccai in 2. Poi li ho guardati e gli ho detto: io sono pronto a morire. Voi siete pronti a morire?
Ed è finito. E si sono calmati, no, poi alla fine sono diventati pure degli amici, perché io penso sempre che dentro ogni persona ci sia una persona per bene. Si vede, a volte non c'è neanche da arrivare alle mani per dimostrare di essere forti e La preparazione tante volte a cosa mi serve? A questo. ad evitare anche in questo modo. Quando io, ora vi faccio un esempio, perché anch'io sono come voi ragazzi, non pensate che sono diverso. Quando io faccio il video dove mi vedete allenare, rompo una mazza, passa un messaggio. È una persona di pace, Ma è sempre pronto. non ci rompete i coglioni. Bravo. Ma però è sempre, ecco, quando voi vi impegnate in qualcosa e siete forti, potete ogni tanto fare una dimostrazione di questa forza, non sulle persone mai, per dimostrare che quella è forza. Chiaro. Perché in questo caso cosa è successo? Per evitare un atto di cattiveria dove si sarebbe dovuto difendere E mettere le mani. e mettere le mani addosso a quei due maleducati, perché sono pure dei razzisti, perché ai tempi il Giappone e gli Stati Uniti, Sì. ma lui è un giapponese in una terra straniera, cosa fa? Coglie l'occasione, shootò, pam, e lì si blocca tutto, perché uno dice cavolo, aspetta, non è la preda forse non è quello giusto. Forse è meglio non rischiare Forse è queste meglio cose. che evitiamo. Perciò che succede? Lì imparate a non essere bulli e voi imparate a essere forti e poi alla fine imparate a comunicare e diventare tutti E amici. questa è la magia delle arti marziali. Sì, assolutamente. Quindi ragazzi, alzate il culo dal divano, andate tutti Sì, qua, sì, lo diciamo sì. ogni video, è diventata quasi un tema ricorrente questo. Fatelo. Che qualcuno potrebbe rompermi così, magari mi dici sempre le stesse cose. Sì, ma ogni video deve portarvi poi realmente ad alzarvi dal divano e andare a provare. Non importa da chi, certo se riuscite a venire dal senpai Luigi. No, chiuso il dojo, no, che avete magari gli sembra che è promozionale. avete delle garanzie, No. ovviamente da un maestro con la M maiuscola, però alzare il culo e andare a provare. Poi se Andate funziona, via ad se non allenare, funziona, va andate a bene. farvi nuovi amici. Se avete problemi parlate con i vostri genitori, con i professori, con gli ma altri in primis, amici. lavorare su Andate, investimento, il migliore investite su voi investimento. stessi. Voi siete la cosa più preziosa che ci sia. Ma una volta mia madre mi disse: ricordati, Luigi, che se devi investire in qualcosa, investi su te stesso, perché sei la cosa più preziosa che ci sia al mondo. E lei stessa mi disse, quando io andai via da casa da ragazzino, perché alla fine avevo 18 anni, 19 avevo finito il militare, e mi disse: ricordati che troverai il posto dove vivere solo quando sarai felice, ovunque sia nel mondo. E quello significa che dovete voi cercare dentro di voi la forza, dentro di voi trovarla, che non dovete rassegnarvi, se no diventa una security zone, e andare. A me una volta, questo per farvi capire, perché con i social si è creato un mondo molto particolare, a me piace, devo dire la verità. Ogni tanto non mi sento in grado e spero di non sbagliare, perciò cerco che quando sbaglio Poi ti ho visto un po' preoccupato ultimamente, senpai, che ci sono state un po' di minacce da... No, minacce ma non mi ho preoccupato in vita mia. Ancora non ho mai visto uno Ti ho che... visto un po' preoccupato l'altro giorno. No, una cosa molto seria invece. Un giorno mi scrisse un ragazzo di cui non farò nome né niente, non italiano, abitava in un altro paese, mi fa: è l'ultima notte, mi fa: senpai, le dico la verità, non sapevo neanche a chi dirlo, non so per quale motivo l'ho scritto a lei. Cavolo. Cazzo, lì ti cambia... Mi sono spaventato per rispondere. Lo sapete che gli ho detto? Perché sono stupido. Gli ho detto: io penso che se ormai è deciso lo puoi fare anche domani, dopodomani, fra 3 giorni, in un'altra volta. Però ora, visto che mi ha scritto, mi deve fare una sola cortesia. Lui non viveva in Italia. Gli faccio: domani devi uscire, devi cercare un dojo di karate, possibilmente Kyokushinkai, ti devi iscrivere e poi vediamo. Tanto hai sempre tempo per farlo, ma siccome mi hai disturbato, sono stato pure un po'... Cioè mi devi fare questa cortesia. Se non me la fai, reputa che hai fatto un errore, perché veramente... E lui mi fa: va bene, glielo prometto. Basta. Il giorno dopo non lo sento, logicamente anch'io devo fare la mia vita, non so chi sia, perché non è... Dopo una settimana, compare, mi manda la foto che è al dojo di Kyokushinkai in un altro paese, mi fa la salutano i miei sensei, gli ho fatto vedere i video, lei mi ha regalato la felicità.
Cioè, questo quando me l'hai raccontato Di la che prima stiamo volta, parlando, io sono rimasto a bocca aperta, ci hai salvato la vita a una persona ed è felice. con le parole, Sì, con le pensa, parole. con le parole. Ci sono ragazzi che C'è bisogno di questo, c'è bisogno di c'è bisogno che siamo figure forti, così, ragazzi, figure ma così. non di me. No, ma c'è bisogno di figure voi, forti sì. che sanno consigliare, non sono mosse solamente dall'ego, dalla sindrome No, di inferiorità, che devono per forza calpestare gli altri per sentirsi loro fighi, ma c'è bisogno di queste cose qua. Cercate di essere il più saggi possibile, cercate di studiare, cercate di leggere tanti libri, non vi fate manipolare, non vi fate usare, siate sempre voi stessi. Ci sono momenti in cui soprattutto gli adolescenti sono confusi. Abbiamo tanti ormoni, tante cose, il mondo cambia, da ragazzini diventiamo uomini, da bambine si diventa donne. Però passa anche quello. Perciò siate forti, solidi. Se avete bisogno, spirito forte, sembra andare sulla retta via, anche se in pendenza. Perché tante volte è la salita più ardua, quella che porta dove si vede il panorama più bello. Perciò provate a pensare questo, provate a pensare che i social si possono utilizzare in maniera positiva, non c'è bisogno di, per dire esisto, offendere le persone. Provate a fare una domanda, provate a creare un ragionamento. Io con tanti ragazzi ci mandiamo il buongiorno, ad esempio. Poi quando vado a vedere il profilo magari scopro che ha una malattia gravissima, allora mi rendo conto di quanto sia importante quel buongiorno per loro e io che gli rispondo: amico mio dolcissimo, bella giornata oggi. Perché? Perché è comunicazione, l'uomo è un essere sociale, la donna è un essere sociale, però dobbiamo imparare a essere più educati, perché essere maleducati è da sfigati. Perciò voi che fate quella cosa lì, piano piano, io vi banno, Erwin vi banna, Manuel vi banna, Domenico vi bannano tutti. Ma è giusto rimanete così. ancora più soli. Non lo fate, io ve lo sconsiglio, provate a cambiare atteggiamento. E allora vedete che è bello anche il mondo dei social. E queste sono le cose un po', perché poi vi scriveranno di tutto. A me scrivono ragazzi che hanno il tumore. Che cazzo, lì dovete capire che avete una responsabilità. Allora a uno gli dissi: se te la senti ancora, alzati, vai che lui suonava il pianoforte, suona il pianoforte fortunatamente ancora, suona. Mi affatico tanto, però se me lo stai dicendo significa che lo vuoi fare. Mi fa: è vero, tutti mi dicono che stai sempre a letto, cioè, io ti posso dire vai a suonare. È andato e mi ha fatto poi una gara di scacchi. La prima mossa me l'ha fatta dire a me che neanche ne capisco niente. Fa: no, mi dica un numero, una lettera. E sono storie che poi mi rimangono nel cuore. Bello, capito? cavolo. Quando si crea pensi- quella sinergia, Sì. nonostante non ci si conosca dal vivo, attraverso i social che Sì. in teoria sono nati per questo motivo qua, ma sono stati bravo. utilizzati per tutt'altro Ma ultimamente. invece esiste ancora questo motivo, Esatto. perciò cercate quello, fate quello. Ora non è che io mi dimentico di tutti gli altri, questi sono dei casi logicamente che mi hanno toccato Ovviamente, un po' più sì. intimamente perché realmente mi rendo conto della fragilità dall'altra parte. Ma quando mi scrivete Senpai che bello che la rivede in piedi, oppure io che vi scrivo mamma che bella la bambina, perché ieri mi ha mandato una signora con la figlia con Rasta Power, cioè, ma che sorrisone, è come se ci conoscessimo. Punto. Io non ho un ritorno a me l'immagine me l'ha regalata lui, io devo dire la verità, neanche la cercavo. Ora è arrivata e lo posso solo ringraziare ad Erwin. Io posso solo dirgli grazie, perché mi ha portato voi. E questa è la magia, perciò dobbiamo credere soprattutto nei ragazzi come Erwin, come Domenico, o tanti altri che non conosco, che tante volte offendiamo questi youtuber, come se non fosse un lavoro. È un lavoro meraviglioso, fanno un lavoro durissimo e lo fanno con il sorriso, e tante volte perdendoci. Dobbiamo imparare, noi un po' più anziani, a essere più educati, più rispettosi. Quando apri Facebook, che è dove un po' noi più vecchietti stiamo, e tante volte una fogna ce l'ha aperto. Vero. Ma ragazzi, la media sono 50 anni. Tutti cercano Non il possiamo loro parlare in posto quel nel modo. mondo, la loro posizione anche all'interno dei social per dire io esisto anch'io. Ma si dice in un Il problema altro è che modo. lo dice nella maniera sbagliata. C'è un altro modo. A me quando uno è appassionato di karate e mi scrive io ti pubblico la storia, la mia pagina oggi è un po' più seguita, ma io tante volte pubblico la storia di persone che hanno 3 follower
Ma sono educati, sono carini, ma che minchia, senpai me l'ha pubblicato. C'è una cosa così bella. Perciò impariamo questo, impariamo che diamo un brutto esempio, proviamo a essere il buon esempio, proviamo a essere il meglio di noi stessi. Lo so che è più faticoso, però ragazzi, quando sul lungo porta più bravo, risultati. quando arrivi ti vedi questa meraviglia che è il panorama di chi è voluto salire fino a quel punto lì. Nietzsche, se non sbaglio, diceva: favi attento amici sulle alte vette. Queste sono frasi che dovete pensarci, cavolo. Proviamo a ritrovarci tutti su ste alte vette, proviamo veramente a fare una massa critica di un mondo più bello, più forte, più dignitoso, più pronto a esserci. Stiamo facendo sempre. Sì, Lo stiamo ma facendo. perché noi siamo gli Airwingers. Lo stiamo facendo con gli Airwingers. Tutte le discipline vai. mai viste al mondo, unite. Lo stesso maestro di Wing Chun e Kyokushinkai e Brazilian Jiu Jitsu. Tutti insieme nella stessa stanza, senza uccidersi, senza doversi uccidere. Anche se incredibile. qualcuno qualche scommessa la vorrebbe fare. Qualcuno ha detto: se pagano si possono fare solo per gli combattimenti. abbonati, il capitalista. No, lì c'è da pagare poi il singolo. hai capito? Singoli, C'è da mica pagare proprio tornei. singolarmente. Torneo di annientamento andiamo a fare. Quindi che dire ragazzi, detto questo, ringrazio ancora Senpai Luigi per le perle ogni volta che ci regala. Oltre alle perle del Miyagi, ha amplificato ancora di più, ha dato valore alle perle di questo film che è Karate Kid. Bellissimo. Dovrebbe essere pagato per la regia di un futuro Karate Kid. No, con le no. frasi del Senpai. Io già che vi piace il Rastapau, che a me già pure troppo. E mi basta sembra. con queste marchette, Senpai. No, ma gli Sempre io sono e digli anche che c'è il pezzo link di in bio. merda. Digli che c'è il link in bio. Ma se ora vero c'è. Ora c'è L'hanno veramente. spiegato cos'è. Ora c'è veramente. Che l'ha spiegato Domenico. Fa Senpai, ma metti, ma che minchia su link in bio. Quindi ragazzi, alzate il culo al divano, andate a provare e buon Bastardo, e buon Hajime a tutti. Buona cime a tutti. Buon Oh, Hajime.